Ciao, sono Caruso Colzi, il fondatore di Ipnosi Naturale. Oggi ti parlo di respirazione e ti insegno una tecnica specifica del pranayama, quella che si chiama Basic Pranayama. State attentissimi perché ci sono tante cose che ho da dire riguardo questo tipo di tecniche. Iniziamo subito. Allora, come prima cosa, invece di stare a farla troppo lunga, partiamo questa volta direttamente dalla tecnica, così tutti coloro che sono sempre alla ricerca di tecniche imparano immediatamente questo tipo di respirazioni. Come si fa? Molto facile, si prendono le narici del naso, c'è chi lo fa con queste due dita, che chi lo fa con queste due dita, chi lo fa così. Non è importante quello, ok? L'importante è che una narice si tiene chiusa, l'altra aperta. Dentro si respira per 4 secondi, quindi 1, 2, 3, 4, poi si chiudono entrambe le narici e si conta mentalmente per 16 secondi, poi si apre la narice, l'altra narice, quella che prima era chiusa, e si butta fuori per 8 secondi. Dopodiché si riparte con 4 secondi dentro, 16 secondi tengo chiuso, 8 secondi butto fuori e riparto. 4 secondi dentro, ho 16 trattenuta e quindi tengo chiuse le narici e 8 secondi butto fuori e continuo così diversi cicli. Il numero è 4 dentro, 16 trattengo, 8 butto fuori. Capite benissimo che c'è bisogno di tantissimo controllo perché il diaframma deve funzionare bene e perché soprattutto si fanno delle grandi apnee, quindi di 16 secondi e poi l'emissione molto lenta di 8 secondi in uscita. Benissimo, adesso sapete il Basic Pranayama, quello che secondo molte persone dovreste fare proprio dall'inizio perché questa respirazione fa bene a tutto e Carusino vi dice che è una emerita cazzata, ma una cazzata gigantesca. Ma come Caruso? Tu chi sei per parlare male del pranayama? Io non sono assolutamente nessuno se non un breath coach certificato con tantissimi anni di esperienza riguardo la respirazione. Il problema non è che questa respirazione in particolare non è una respirazione buona o non è una tecnica respiratoria buona, lo è. Ma tu hai mai fatto qualche esercizio di respirazione? Se andate a spulciare nel web e vedete tutte queste respirazioni con delle grandi trattenute e dite ah caspita io non ci riesco ma com'è possibile? È possibile perché non avete mai fatto assolutamente nessun tipo di allenamento. Sappiate che soprattutto se sei una persona con problemi cardiaci, se sei una persona con problemi respiratori, se sei una persona in stato di gravidanza, tu le trattenute non le devi fare, non devi entrare in apnea né quando prendi aria e trattieni né quando butti fuori aria e trattieni. Sì, lo so, l'ho fatto con la bocca. In respirazione funzionale, diciamo, si deve sempre respirare con il naso, sia dentro sia fuori. Molte persone che hanno ansia, che hanno attacchi di panico e pensano di andare a spulciare nel web queste grandi tecniche respiratorie della tradizione, poi si fanno male. Fra l'altro, citando parole testuali di Sarvapriyananda, che è un personaggio veramente, veramente molto acculturato per quanto riguarda le discipline indiane, il pranayama, lo yoga e soprattutto l'Advaita Vedanta. Molti di voi lo conosceranno proprio perché è il presidente dell'ordine dell'Advaita Vedanta a New York. Quindi una persona illustre in questo settore racconta che un suo amico, iniziando a fare respirazione in questo modo, si è sentito male. Lui dice ha perso la testa. Perché? Perché crea degli scompensi pazzeschi. Già respirare 5 respiri con la respirazione gentile, e se farete dei percorsi insieme a me vi spiegherò tutto quanto per filo e per segno come si fa a respirare in un certo modo. Già fare 5 respirazioni di questo tipo altera lo stato della persona.
e non ci sono assolutamente nessun tipo di trattenute o un'emissione così lunga come in 8 secondi. Sono funzionali a che cosa queste tecniche? Allora, visto che se ne parla tanto. Allora, innanzitutto c'è da dire che queste tecniche sono buone per persone che già sono dentro il meccanismo della respirazione, che hanno già esperienza, che non hanno nessun tipo di problema per quanto riguarda il cuore, i polmoni, per quanto riguarda gli stati mentali depressivi, ansiogeni, attacchi di panico e quant'altro, se non sono donne incinta, se non ci sono infiammazioni importanti, se non ci sono degenerazioni o problemi a livello circolatorio e pressorio, se queste tecniche così importanti che gli yogi hanno scoperto sono state scoperte da persone che avevano una salute molto particolare, e non si parla sicuramente di noi occidentali che siamo per il 90% stressati continuamente da questa macchina, da questo sistema sporco, zozzo, che ci impedisce di avere un attimo di tranquillità. Perché sappiate che molte persone respirano male tutto il giorno e poi quei 5 minuti che fanno di respirazione, se la vanno a forzare, creano dei meccanismi che arrecano dei danni. Quindi il grande consiglio che ogni operatore professionista vi dà è sempre: siate seguiti da un professionista, fatevi disegnare un percorso respiratorio che sia apposta per voi. Se siete degli sportivi, o se siete degli obesi, o se siete dei cardiopatici, o se siete delle donne incinta, i percorsi respiratori sono comunque diversi. Ci sono delle cose che sono in comune? Certo. Prendiamo aria, buttiamo fuori aria, ma a seconda di come lo facciamo, con quale intensità, che trattenuta, che tipo di forza e per quanto tempo continuiamo un certo tipo di cicli respiratori, cambia tutto quanto. Possiamo passare da delle respirazioni che rilassano a delle respirazioni che amplificano le performance, da delle respirazioni che dobbiamo fare assolutamente dopo l'allenamento a invece delle respirazioni che dobbiamo fare prima dell'allenamento. Ma siccome il mondo del web è fatto di persone qua che non fanno altro che raccontarvi una tecnica e farvi credere che basta quella per risolvere tutti i problemi, io mi devo mettere di traverso e vi dico: no, non è così. Dovete stare attenti a quello che fate, perché poi molte persone dicono: ah sì, io ho provato a fare la respirazione diaframmatica, però non fa per me. Io vorrei andare a casa di queste persone e vedere se realmente stavano mobilitando il diaframma come si dovrebbe, e per quanto tempo e con che frequenza, prima o dopo dei pasti, subito dopo sveglio o prima di addormentarsi. Cambia tutto quanto. Un professionista serio, un breath coach certificato, sa come modulare i vostri schemi respiratori fino al punto in cui vi sentite meglio. La respirazione è un qualcosa di così naturale che tutti quanti possono fare, ma non tutti quanti lo possono fare in un determinato modo. Mi raccomando, lo ridico, se avete problemi di cuore, pressione, se siete incinta, se avete problemi di attacchi di panico o di ansia, evitate di fare qualsiasi tipo di tecniche respiratorie che prevedono le apnee, sia in ingresso sia in uscita. Tornando alla tecnica che vi ho insegnato oggi del Basic Pranayama, come spesso viene insegnato in America, è una tecnica basic? Assolutamente no, e anzi io vi sconsiglio di praticare questa tecnica se siete alle prime armi. Volete avere dei grandi giramenti di testa, volete avere degli scompensi a livello circolatorio e pressorio, fateli e vi renderete immediatamente conto che creerete dei danni. Affidatevi soltanto ai professionisti. Ci sono troppe persone che sono pronte a darvi tutte le tecniche random pur di avere della visibilità. Con quella visibilità ci fanno dei soldini, ma non sono in grado di seguire professionalmente le persone.
adesso ve l'ho detto. Se volete seguire dei percorsi attraverso la respirazione, ritrovare calma, performance, lucidità mentale, se volete essere più capaci di esporre voi stessi, e quindi anche per i cantanti, per gli attori, per gli atleti, contattatemi e sarò a vostro fianco durante il vostro percorso e durante i vostri esercizi, durante il periodo in cui lavoreremo insieme, in modo che ognuno di voi possa ottenere il vostro risultato soggettivo. Basta con gli standard, perché c'è la possibilità di farsi molto male. Ancora una volta, da Caruso è tutto, io vi auguro una buona serata e spero che questo video vi sia stato davvero utile. A presto!